Oggi voglio darti 6 consigli utili per rendere piacevoli e confortevoli le percezioni che le persone, ma soprattutto noi stessi, abbiamo nei confronti delle nostre case. Pensate com'è bello quando rientrate in casa e trovate ad accogliervi un buon profumo e un ambiente pulito e ordinato. Ci sono case dove appena varchi la soglia pensi wow, altre dove senti una vocina che dice che disastro. Ecco, voglio aiutarti a capire come fare affinché tutti quelli che entrano in casa vostra, voi stessi in primis, possiate avere la meravigliosa sensazione di wow. Se ti interessano questo genere di video, iscriviti al canale e lascia un like. Primo consiglio: tieni sempre bene arieggiati gli ambienti. Questo accorgimento contribuirà a mantenere l'aria di casa più sana, più pulita e più profumata. Avete presente quello strano fenomeno di quando qualcuno viene da fuori e ci dice «Ma che odore c'è? Cosa hai cucinato?» Oppure «Che buon profumo, hai lavato casa?» A me capita quasi tutti i giorni con la mia figlia minore che ha l'olfatto di un segugio. Pensate a quegli odori che scatenano un aumento della salivazione come gli odori delle torte in cottura, oppure quelli che provocano nausea. Nella maggior parte dei casi chi è in casa si è abituato all'odore e sentirà molto meno di chi viene da fuori con il naso fresco e annusa l'aria di casa. L'olfatto umano è capace di discriminare un numero gigantesco di odori differenti, eppure quando ci abituiamo ad un odore lo sentiamo meno. Perché succede? Per avvertire e decifrare gli odori, il nostro cervello deve fare un lavoro molto faticoso. Quindi, il cervello stesso, per evitare una mole di lavoro troppo intenso, si protegge impedendo la decodifica degli odori. Ecco perché, dopo un po' di tempo che stiamo in un ambiente con lo stesso odore, smettiamo di percepirlo. Quindi, la mattina appena svegli, e anche durante il giorno, è un'abitudine fondamentale aprire le finestre e far prendere aria alla casa, anche d'inverno. Io abito in una zona dove non c'è quasi mai vento. Vedete gli alberi totalmente fermi? Sì, sono proprio gli alberi che vedo in questo momento, quindi faccio fatica a far prendere aria alla mia casa. Così utilizzo un ventilatore che non sarà mai come una bella brezza naturale, ma aiuta. Se stai pensando ai deodoranti per ambienti, sappi che servono solo a coprire gli odori e che se alla base l'aria di casa non è pulita, spruzzandoli non faremmo altro che peggiorare la situazione. Inoltre, inquinano e per la maggior parte sono tossici per noi e per l'ambiente. 2. Tieni in ordine l'ingresso di casa, sia che abbiate una zona che faccia proprio da ingresso, sia che, a maggior ragione, il vostro ingresso sia direttamente in uno degli ambienti della casa, ad esempio in soggiorno, come la maggior parte delle case, soprattutto nel nord Italia. Ad esempio, se hai un divano che appare non appena entri in casa, evita di lasciarlo in disordine con gli eventuali cuscini tutti storti. Per sistemare i cuscini ci vuole davvero poco e daranno subito un'impressione di casa ordinata. Se hai un appendiabiti a vista all'ingresso di casa, non tenerlo sempre pieno di giacche e borse ammucchiate una sull'altra. Non lasciare in giro le scarpe, ma riponine nella scarpiera. In un altro video ho dato dei consigli su come mantenere in ordine e pulita la casa con dei metodi facili e infallibili. Se vuoi approfondire, trovi il video sul mio canale. Terzo consiglio: quando cucini, accendi sempre la cappa. Tieni aperte le finestre e se hai l'ambiente cucina separato dal resto della casa, tieni chiusa la porta. Quando finisci di cucinare, cerca di lavare subito le stoviglie e di riordinare la cucina sgrassando ben bene i piani di lavoro. Una volta finito di utilizzare la cucina, non chiudere la finestra, ma tienila aperta il più possibile. Quarto consiglio: svuota spesso il bidoncino dell'umido e i vari cestini della spazzatura, anche se non sono pieni, oppure, se ne hai la possibilità, tieni l'umido all'esterno di casa. Se hai degli animali, cambia spesso le eventuali lettiere. 5. Il bagno. Non è solo il water che se non viene pulito spesso emana cattivo odore, ma anche i lavelli. Spesso non si ha la possibilità di lavare il bagno tutti i giorni, ma tenendo a portata di mano una spugna e il detersivo, in 3 minuti si può dare una passata veloce che migliorerà di molto sia l'aspetto della casa che la qualità dell'aria. Sesto ed ultimo consiglio: non lasciare mai il letto disfatto. Penso che questo sia un consiglio che avrai sentito 1000 volte, ma oggi voglio consigliarti una novità. Grazie a Copripiumisi puoi rifare il letto in 2 minuti e senza fatica. Scopri di più visitando il sito www.copripiumisi.com. A presto!